Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati su questo nuovo video della seconda parte dell'uscita numero 14, dove l'esaurito di Michele, invece di premere il tasto pausa, ha premuto il tasto chiusura del video. E vabbè, non è la prima volta che mi capita. Andiamo comunque a vedere quello che abbiamo montato. Se avete piacere lo guardate, altrimenti, ma questo non serve neanche dirlo, ma voi avete piacere di guardare Michele, di aiutarlo a crescere, vero ragazzi? Sì, sì. Bene, dai. Guardate che meraviglia. Faccio un video breve ma dedicato proprio a tutto il particolare. Qui abbiamo la membrana, non toccatela mai. Ricordatevi di non provare la sua funzionalità, in quanto senza acqua la rovinate di sicuro irrimediabilmente. La rovinerete di sicuro, quindi attenzione. Questo andrà rimosso per poter poi usare questo effetto. Parlo della parte metallica interna, che invece è così carina da vedersi quando è chiuso. Ovviamente se la presenteremo con l'effetto, questo non possiamo metterlo. Io vi dico che quando la metterò in vetrina cambierò la mascherina, metterò questa che è più reale verso l'anime, leverò queste punte e metterò queste in metallo e metterò la mascherina così com'è, perché diversamente si vedrà il foro. Sono belli gli effetti, mi piace l'idea che funzioni, ma non è che ci devo giocare. Una volta che so che ho un robot meraviglioso che ha tutte queste funzioni, tanto non è che è irreversibile. Quando voglio le sostituisco e mi godo gli effetti. Però sicuramente così è più bello, chiuso, piuttosto che aperto. Adesso vi faccio vedere cosa intendo. Ci daranno anche un'altra mascherina, quasi sicuramente. Vediamo un po'. Andiamo cercando qualcosa di non metallico per spingere la mascherina. Prendiamo questo, vediamo se basta. Ecco qua, vi faccio vedere. Vedete? Così potete usare l'effetto e ci sta, però una volta che lo mettete in vetrina non potete presentare, cioè non è che non potete, il robot è vostro e potete fare quello che volete, è un modo di dire. Cioè, sicuramente guardate la differenza tra così e così. Ecco, vedete? Non c'è paragone. Così come anche la mascherina degli occhi molto più arancioni, meno trasparenti, perché vedete è molto più simile, più vicino all'anime del cartone, insomma. Ecco qui, vedete, anche questa non cade perché ho fatto la modifica. E poi andremo anche a sostituire quelle in metallo che, se provate adesso a inserirle, non si inseriscono, ma non fate alcun intervento, non fate alcuna modifica, perché poi alla fine vedremo. Rimettiamo dentro il perno in alluminio con la fibra ottica, non toccatela sulla punta, perché se avete le mani sporche o unte, poi la luce che rifletterà non sarà lo stessa che con la fibra ottica perfettamente pulita. Ecco qui. Perfetto. Poi questo andrà messo qua sopra. Nel video precedente l'ho presentato così, ma secondo me invece, cioè
con questo qua anteriore, ma secondo me andrà così. Anzi no, aspettate, no, forse andrà così, perché dietro ci sarà anche il peso del jet scrander e quindi sarà più pesante davanti, credo, ma lo vedremo. Comunque ecco, questo può basculare così e può fare questo, guardate, si muove dappertutto, meraviglioso. Questo è il pezzo che abbiamo aggiunto nell'uscita numero 13, poi ovviamente ne andremo a mettere anche uno di qua, questo. Penso che qui poi andranno attaccate le spalle, quasi sicuramente, ma non ne ho la certezza ovviamente. Qui abbiamo le due spalle che le identificano come destra e sinistra, ma come ho già spiegato, secondo me possiamo anche intercambiarle, non cambia nulla perché sono identiche. I bracci dell'overbuilder, dove poi qua all'interno andranno messi dei motorini come quelli che ci sono negli spazzolini da denti, che consentiranno alle eliche di girare. Bellissimo. Anche qui poi farò un video dedicato dove vi farò vedere come mettere l'elica, perché si può inserire sia così che così, ma soltanto una è la posizione corretta. Ma ve la spiegherò, non vi preoccupate ragazzi. Il sedile dell'overbuilder con Koji Kabuto, spettacolo, eccolo qua. Non è in scala con questo Koji Kabuto in piedi, questo è molto più grande. È vero che alla fine i figurini sono più belli così grandi perché sono più rifiniti bene, anche se questo è fatto anche molto bene, sono fatti a mano, dipinti a mano, però secondo me andava fatto in scala come questo, quindi certamente non potevano fare grande così Koji Kabuto come questo perché ci voleva un Mazinga il doppio più grande, però potevano fare questo più piccolo. Vabbè, poco male. Questo è lo snodo di una spalla, guardate che pezzo che abbiamo qui. Cos'altro vi devo dire? Questo è il sistema che ci hanno dato per poter testare le luci LED. Penso di avervi detto tutto ragazzi, scusatemi per questo video doppio, purtroppo non è la prima volta e non sarà l'ultima che sbaglio a schiacciare sul display del telefonino, invece che le due barre verticali che mi avrebbero dato la pausa ho schiacciato quello su il quadrato nero che mi ha dato l'arresto del video. Infatti ho detto ragazzi restate con me, ci vediamo dopo. Certo, ci vediamo dopo se guardate anche questo video. Va bene. Un'ultima cosa, guardate che meraviglia, che lavoro che c'è sotto all'interno del collo del Mazinga Z. Sono sicuro, perché figuriamoci se si fermano solo a questo, visto il successo che sta avendo, ma non poteva essere diversamente, è bellissimo ed è progettato in maniera impeccabile su tutti i punti di vista. E dicevo che faranno sicuramente il grande Mazinga Z, faranno anche il Grandizer, secondo me, il nostro Goldrake, e faranno anche il Gigrobo d'acciaio, ma il Gigrobo d'acciaio, ragazzi, quello serio, quello di edicola, cioè fosse costato poco più di 100 euro un conto, ma sinceramente per la prima volta che decidono di presentare un gig di quella scala, ecco, secondo me si sono bruciati, non dovevano farlo così. Però certamente, ecco, pensate soltanto cosa vorrà dire un giorno avere questo Mazinga Z con tutto il centro ricerche fotoatomiche completo,
chiedo scusa, il Mazinga Z, e poi anche il grande Mazinga Z, e magari, come ho detto prima, il nostro Goldrake amatissimo per quelli che sono nati negli anni 70, 60, 70, e poi il Giglo Brocciaio, fantastico. Io per adesso sto facendo questo, sto facendo Robocop e un'altra cosa, lo so, quello è un cyborg, e ho fatto Iron Man, però ecco, sinceramente sono 4-5 pezzi che se li fanno, e li faranno, vedrete ragazzi. Ciao, grazie del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Sono stanco ragazzi, scusatemi. Ciao.